Bene, si parla di cavi audio in hi-fi e non solo. L'ultimo video che abbiamo proposto riguardava la diatriba tra l'analogico e il digitale, ci sono state tantissime visualizzazioni, tantissimi commenti e anche quelli negativi sono stati, devo dire, da ammettere, educati e qualche volta anche ben argomentati. Ce n'è stato solo uno di intervento un po' scomposto. Questo argomento, quello dei cavi, potrebbe a sua volta eccitare gli animi dei due partiti pro e contro qualità e importanza dei cavi, ma io non ho nessuna intenzione di mettere Guelfi contro i ghibellini e anzi invito sia chi asserisce che i cavi sono di vitale importanza e cambiandolo cambia la faccia dell'impianto, sia chi dice che basta un cavetto da 10 euro per ottenere lo stesso risultato, invito entrambe le fazioni a prendere un cavo in loro possesso, a impugnarlo dalla mano destra e nella mano sinistra e danno in mano il problema, quello che io ritengo essere uno dei problemi, e cioè i connettori, uno nella mano destra e uno nella mano sinistra. I problemi dei connettori riguardano sia i connettori nei cavi di potenza, ma a maggior ragione i connettori nei cavi di trasporto del segnale, di qualunque standard stiamo parlando, quindi dall'RCA al preziosissimo Lemo, alla banana plug, alle forchette, all'XRL. Il problema c'è in tutti i tipi di connettori. Perché dico questo? Perché se pensiamo al segnale bello potente, ricco di corrente nel caso di segnale amplificato, a bassissimo voltaggio invece nel caso di segnale non amplificato, quindi tra pre e finale, lo immaginiamo quindi scorrere lungo il nostro cavo di rame, di argento, di rame oxygen free, di qualsiasi tipo di conduttore ovviamente pregiato. Bene, secondo me il segnale in questo tratto, che sia 1,5 metri, che siano distanze anche superiori, senza esagerare, scorre abbastanza indisturbato. Sì, è vero, c'è qualcuno che dice che le impurità tra un cristallo e l'altro di rame possono interferire e funzionare come diodo, c'è chi dice che il flusso del segnale cambia a seconda del verso dei cavi e tante altre asserzioni in questo senso. Ma secondo me tutte queste cose sono ininfluenti quando alla fine del cavo il segnale si trova ad incontrare il connettore audio. Bene, in questo momento la nostra corrente, che fino adesso ha corso lungo del rame più o meno puro, incontra una saldatura. Una saldatura, come sapete, è fatta da stagno e piombo, stagno argento. Insomma, non approfondiamo il discorso dello stagno, ci sarà qualcuno che lo farà al posto mio sicuramente. Ma sicuramente il passaggio da un medium, il rame, ad un altro, lo stagno, è molto critico per la corrente. La saldatura stessa, sebbene sia un sistema di collegamento molto intimo tra gli atomi, non è assolutamente esente da problematiche che riguardano il flusso, il passaggio del flusso degli elettroni. Stagno e piombo, stagno, piombo e argento sono comunque una lega che ha un potere conduttivo molto peggiore del rame, qualunque esso sia, ma il problema principale è che una saldatura mette in intimo contatto, diciamo, metalli dalla natura diversa. Abbiamo detto dal rame allo stagno e dallo stagno al connettore stesso. E di che cosa è fatto il connettore? Il connettore è fatto, se va bene, di rame e ottone, ma non è allo stato puro, ma è placcato, rodiato, rivestito di altri strati di materiali che lo proteggono o lo arricchiscono per renderlo commerciabile. Ecco quindi che il nostro povero elettrone, che ha corso indisturbato quasi lungo tutto il percorso del cavo così controverso, si trova ad attraversare in un solo momento barriere composte da ossidi, stagno, flussante, placcature, rodiature, per poi finalmente atterrare e confluire nel connettore stesso finalmente. Beh, i connettori bisogna ammettere che sono degli oggetti veramente belli, a me piacciono tantissimo, ce ne sono certi dalla fattura veramente preziosa e se un giorno qualche decreto legge obbligherà ad indossarli io li appenderò alle mie orecchie sperando che non siano troppo pesanti per due motivi: primo perché mi farebbe male al lobo, il secondo è più di natura audio perché se un connettore ha tanto materiale, questa quantità di materiale influirà comunque in qualche modo. Grazie, anzi purtroppo, viste le sue caratteristiche di induttività e di magnetismo che hanno rispetto al percorso del segnale. Più materiale c'è, meglio è. Per paradosso è meglio un connettore con poco materiale, leggero, povero per essere un orecchino.
Beh, e adesso che il segnale è nel nostro connettore, dopo aver fatto la corsa ostacoli, che succede? Beh, dobbiamo prendere il nostro connettore e lo dobbiamo infilare, non fate gli spiritosi, nella femmina che accetterà il connettore maschio che abbiamo in mano. E qui il contatto fra i due connettori non è di tipo intimo come era la saldatura, ma è un contatto strisciante, un contatto quasi per interferenza se è molto stretto. Un contatto, insomma, uno appoggiato all'altro. Strati, come abbiamo detto, di ottone, rame ottone, rodio, platino, oro, qualunque metallo che si voglia, ripetuto più volte, che si toccano fra di loro sperando che non ci siano ossidi tra uno strato e l'altro. Ed ecco che avviene il passaggio della nostra beneamata musica dal maschio alla femmina. E pensate sia finito qui? Tutt'altro, la femmina prevede a sua volta una saldatura tale quale a quella che abbiamo appena visto, per poi finalmente andare a finire, grazie a un altro pezzettino di cavo, sulla scheda madre, diciamo, del preamplificatore, se questo fosse la destinazione del nostro cavo. Immagino che vi siate resi conto come in questi 2 centimetri di corse ad ostacoli ci sono ben più problematiche rispetto al metro, al 10 metri di quello che stava attaccato ai connettori di cui abbiamo appena parlato. E allora chiederà qualcuno, ma in fin dei conti i cavi sono importanti o no? Certo che sono importanti, anche per i motivi che abbiamo appena visto. Tant'è che io ne farei volentieri a meno, tant'è che se io fossi un costruttore di un preamplificatore o di un finale o di un lettore CD, metterei sul mercato il mio apparecchio con il cavo già collegato, quindi saldato direttamente alla scheda madre o al circuito, un pressacavo che esce dal telaio e un altro 1,5 metri di cavo pronto per essere collegato all'apparecchio successivo. Semplificherei della metà le problematiche, sì, perché quello che abbiamo raccontato un attimo fa viene ripetuto per 2 volte, alla sorgente e alla destinazione. Quindi se qualche costruttore metterà sul mercato un apparecchio compreso di cavo, spero che non mi dia dei soldi ma gli dia il mio nome, visto che ho avuto questa spettacolare ideona. Scherzi a parte, che cosa possiamo fare alla luce di quello che abbiamo detto? Non un granché, i cavi ci sono, li dobbiamo usare. Possiamo però evitare uno dei problemi più importanti che riguardano il contatto fisico tra maschio e femmina, e cioè la sporcizia dei contatti stessi. Le superfici di rame, ottone, rodio, oro, qualunque esso sia, sono spesso ricoperte da grasso, sporco, ossido, tutti materiali che fanno una grossa interferenza al passaggio del segnale musicale. Quindi sì, possiamo spendere parecchi soldi per comprare un cavo importante o no, se questo ci piace, ma sicuramente tutti dovrebbero porre attenzione a pulire accuratamente i contatti prima di metterli in opera. Come si puliscono i contatti? Ho letto negli anni parecchie possibilità di soluzioni, c'è chi parlava di grattarli con la carta vetrata, io eviterei perché la maggior parte dei contatti al giorno d'oggi sono, come abbiamo visto, ricoperti, placcati, nichelati, irrodiati, con materiali che servono per evitarne l'ossidazione, e andando a grattarli non solo toglieremo questi strati, ma renderemo la superficie non esattamente sferica, in pratica diminuiremo la superficie di contatto tra maschio e femmina. Io direi invece di pulirli nella maniera migliore, sgrassandoli con o acetone, che è un po' delicato per il dielettrico, o con quello che ritengo essere lo sgrassante migliore nel nostro caso, cioè l'alcol isopropilico, che poi è quello che probabilmente abbiamo a casa perché serve per pulire gli occhiali o le lenti delle macchine fotografiche. Alcol isopropilico, ottimo sgrassante perché evaporando non lascia alcun residuo e veramente è in grado di pulire completamente dai grassi le nostre superfici. Per quanto riguarda gli ossidi, abbiamo detto di evitare la carta vetrata, eviterei anche paste disossidante, forse mi limiterei solamente a inserire e disinserire più volte il contatto in modo che lo strato di ossido venga eliminato quasi meccanicamente, senza esagerare ovviamente, per evitare di danneggiare i contatti che, se di qualità, spesso sono molto stretti. Bene, io non ho contatti da andare immediatamente a pulire perché facendo questo mestiere non uso quotidianamente impianti audio e video, me ne accorgete magari anche delle grossolanità che ogni tanto vedete nei miei video. Il calzolaio ha le scarpe rotte, come dicono. Però vi consiglio invece di farlo, quindi di dare una bella disossidata pulitura ai vostri contatti, e il consiglio è valido sia per chi sta usando un cavo normalissimo, sia per chi sta usando un raffinatissimo e costosissimo cavo,
che comunque sia soffre dei medesimi problemi di quelli economici. Spero di rivedervi nei prossimi video. Se siete iscritti al canale verrete avvisati automaticamente. Viceversa è comunque il solito. A presto.